Benvenuto! Oggi, su Heavy Metal Heaven, celebriamo la prima vampata che ha appiccato un fuoco, non solo metaforico, dalla Norvegia al mondo intero. Per quanto riguarda il metal, gli anni 90 sono stati oscuri in tutti i sensi. Oscuri in senso figurato per la branca del metal classico, che all'inizio del decennio è stato spazzato via dal ciclone grunge, nonché oscuro nel senso più vero del termine se si considerano i nuovi generi estremi sorti nel frattempo. E nessuno in quegli anni era più cupo del freddo vento che dalla Norvegia cominciò a spirare anche sul resto d'Europa e del mondo. Non che il black metal all'epoca fosse un fenomeno del tutto nuovo, già altri avevano iniziato a svilupparlo nel decennio precedente. Anche la scena norvegese aveva iniziato il suo percorso nella seconda metà degli anni Ottanta, senza tuttavia produrre più di una manciata di demo ed EP che allora rimase nel più puro underground. Ma nella decade successiva tutto era destinato a cambiare, un cambiamento che ha una data più o meno precisa. Il 2 marzo del 1992 o il 26 febbraio, secondo alcune fonti, quando vide la luce A Blaze in a Northern Sky dei Darkthrone, un album che 30 anni esatti dopo non ha perso nulla della sua potenza evocativa. Seppur i membri principali fossero giovanissimi, l'età media era sui 19 anni, non erano musicisti di primo pelo. Avevano già pubblicato un full length l'anno prima, Soulside Journey, uscito tra l'altro sotto Peaceville Records, che in quel periodo stava già coltivando band come Autopsy e Paradise Lost, era nel pieno del target dell'etichetta. Il suo death metal di stampo svedese dimostrava già buone doti e una consapevolezza incredibile per un gruppo così giovane. Ma nel giro di un solo anno, colpiti dall'uragano che stava guadagnando sempre più potenza in patria, i Darkthrone cambiarono del tutto direzione. Il risultato è un suono che a 30 anni di distanza resta ancora dannatamente oscuro e maledetto. Con una produzione davvero basica, ronzante all'inverosimile ma di grande aiuto per il fascino della musica del gruppo, i riff sono divenuti acidissimi. Alcuni influssi dal passato rimangono in alcune strutture più arzigogolate del canone classico e nelle tante venature doom che i Darkthrone possedevano anche in passato. Per il resto, però, abbiamo un album in tutto e per tutto black metal, a livello stilistico come filosofico, e anche la qualità è paragonabile al meglio che la scena norvegese avrebbe realizzato negli anni subito successivi. All'interno di A Blaze in the Northern Sky, Nocturno Occulto e Fenritz, all'epoca ancora affiancati dal chitarrista Zephyrus, fanno pesare infatti tutta l'esperienza accumulata con Soulside Journey. Anche se il genere è molto diverso rispetto a solo pochi mesi prima, la loro maturità artistica e compositiva rimane notevole e consente loro di creare atmosfere malefiche in una maniera incredibile. Ancora oggi danno i brividi attraverso pezzi leggendari come la dissonante e allucinata Paragon Belial, la malvagità pura e assoluta della title track o la freddezza, già evocata nel titolo, di Pagan Winter. Il pezzo in assoluto migliore è però Catharian Life Code. Non è solo un'apertura coraggiosa, visto i 10 minuti di durata. Per quanto ci riguarda, non è una bestemmia definirla come uno dei più puri manifesti del black norvegese. Al suo interno convivono fughe vorticose, momenti lenti, ma di oscurità penetrantissima, influssi doom, aggressività, ferocia, gelo e ovviamente i tipici riff a zanzara che caratterizzano il genere da sempre. Il risultato? Un pezzo pieno di passaggi diversi e di cambi di tempo, ma senza neppure un singolo momento morto. A Blaze in the Northern Sky non è un album perfetto, questo no, colpa soprattutto di un paio di pezzi meno belli degli altri. Parliamo in particolare di Where Cold Wind Blows e anche della celebre In the Shadow of the Horns, che oggi in fondo suona un filo ingenuo, ma anch'essi sono pezzi almeno ottimi e non rovinano per niente il fascino del lavoro. Perciò il secondo album dei Darkthrone non è solo il primo full length con cui il black metal norvegese iniziò la sua ascesa, e dall'essere una scena locale come quella di tante altre nazioni all'epoca arrivò fino a guadagnare la nomea enorme che ancora oggi ha. A Blaze in the Northern Sky è anche uno dei dischi più seminali e validi del suo genere e della sua scena nazionale. Inutile dire
che ogni Blackster che si rispetti non può in alcun modo ignorarlo. Voto di Heavy Metal Even 96 su 100. Per oggi è tutto. Se ti è piaciuta questa retrospettiva, puoi mettere il like, condividerla e commentarla. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Ti invitiamo infine a seguirci sui nostri social, Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!